Oggi prepariamo delle cotolette di sedano rapa al forno, croccanti fuori e morbide dentro, completamente vegetali. Una ricetta semplice, leggera e sorprendente, con una panatura al cornflakes che non ha nulla da invidiare alla frittura classica. Allacciamo i grembiuli e cominciamo. Ora prepariamo un po' d'acqua sul fuoco e intanto che aspettiamo che raggiunge il bollore tagliamo il sedano rapa a fette spesse più o meno 1 centimetro, così quello che avanza nelle puntine lo possiamo mettere nella vellutata anche. Ok, allora circa 1 centimetro, abbondantino. Adesso dipende dalle dimensioni del sedano rapa, considerate che di grandine ne verranno 3 o 4 al massimo e non di più. Poi a volte sono anche un po' bucatini in centro, per cui bello lo stesso, alla fine il risultato finale sarà bello uguale. Ecco, qua ne sono venute 3, volendo potrei far venire la quarta qua, ma ne ho 2, non serve, adesso vediamo, dai. Vai, allora con i ritagli gli aggiungo la vellutata, che era un po' piccolina quella della vellutata, così prende sopravvento il sedano rapa sul porro, e come al solito non si butta via niente. Dovrei metterlo come slogan però è vero, sottotitolo del canale: non si butta via niente. Ecco, tutto in acqua. Appena bolle vi faccio vedere cosa facciamo. Bolle, adesso la saliamo poco poco, proprio poco, così, e poi gli mettiamo giù le fette di sedano rapa, tutte insieme va benissimo, 5-6 minuti, non di più. Ecco, ha suonato, adesso spegniamo e le tiriamo fuori, le mettiamo su un telo ad asciugarsi, non sovrapposte, se no continuano a cuocere. Vedete, belle aperte, così, telo pulito, Guarda come sono belle storte le mie. Sono buone, vengono buone lo stesso, non vi preoccupate. Ecco qua, e siamo a posto. Adesso prepariamo l'impanatura per le nostre cotolette. Allora, in un piatto ho messo la farina, in quest'altro, visto che le facciamo vegane, mettiamo l'amido di mais, poi aggiungiamo una punta di curcuma per dargli il colore, un pizzico di sale, un po' di pepe, e regoliamo col latte vegetale per fare la pastella. Quindi mettetelo giù un po' a poco alla volta, il latte. Deve rassomigliare un po' alla consistenza e anche al colore dell'uovo sbattuto, bianco e rosso insieme. Basta già così, perfetto. Ecco, batticarne, prepariamo la panatura. Questi sono cornflakes non zuccherati, li schiacciamo un pochino, devono essere grossolani, come non frullati, basta schiacciarli un po' perché devono fare l'effetto crunchy senza per forza friggere. Allora le mettiamo nella terza ciotola, così, e gli aggiungiamo un po' di lievito alimentare che gli dà quel gusto un po' formaggioso. Ora mescolate bene. Intanto, prima di tutto, prima che ci dimentichiamo, mettiamo un po' di olio evo sulla carta forno. So che non si attacca sulla carta forno, ma questo aiuterà il crunchy da entrambi i lati, visto che le facciamo al forno. Se volete le potete anche friggere in olio, ma oggi la facciamo in versione più light, anche perché mentre lei si fa al forno non c'è bisogno che sto lì a guardarla, posso fare altro e lavorare. Ecco, le teniamo da parte che tanto ci servirà anche dopo. Allora, ora una fettina alla volta, facciamo le cotolette. Prendiamo la fetta di sedano rapa, la passiamo bene nella farina che serve per fare sì che aderisca la pastella, la mettiamo in pastella, poi la giriamo. Le forchette le uso per la pastella, se no con le dita tocco solo il secco almeno. Ecco qua, qui comprimiamo bene, adesso facciamo in modo che aderisca bene al crunch che abbiamo creato con il lievito alimentare e anche i cornflakes. Poi la giriamo così, ecco qui,
e la comprimiamo, facciamo in modo che aderisca bene 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 da tutti i lati, anche laterali, così. E poi scossiamo e la mettiamo sulla teglia facendola toccare, strisciare un pochino con l'olio. Andiamo avanti con tutte così. Adesso mettiamo sopra un po' d'olio che aiuterà i crunchy a gocce, così. Spendigliamo delicatamente verso il centro. Ecco, mettiamo in forno 20 minuti, poi le giriamo a 200 gradi. Ora sono passati 20 minuti, le voltiamo. Sono già belle croccanti, le vogliamo croccanti anche da questo lato. Ecco qua. Le rimettiamo in forno altri 10 minuti. Devono risultare croccanti fuori e cremose dentro, morbide comunque. Se si è perso un po' di cornflakes in cottura, le potete aggiungere, tanto in 10 minuti si cuociono, così non abbiamo neanche i buchetti antiestetici. Dopo che finiscono di cuocere ci prepariamo la salsina d'accompagnamento con, se vi piace, no, potete saltare, mezzo cucchiaino di cumino, usiamo lo stesso tanto pulitissimo, un cucchiaio di tahini, un cucchiaino sempre, scusate, di tahini, poi mettiamo yogurt bianco, classico, naturalmente la versione vegana, yogurt alla soia, non ce l'ho in casa, yogurt vegetale ma è uguale, il risultato viene buonissimo ugualmente. Mescolato un po', soprattutto il tahini che va mescolato insieme per evitare che resti una parte dura, l'ho sentita al tatto così, che bene bene bene. Poi aggiungiamo un filo di salsa di soia, questa è quella più dolce, meno salata, mezzo cucchiaio e appena un goccio di olio evo anche, questo cucchiaino. Ora grattugiate sopra una scorza d'arancia non trattata, e siamo pronti. Eccole qua, belle friccicarelle. Mettiamo un goccino di sale sopra perché sull'interno l'abbiamo messo veramente pochissimo, soltanto nella pastella. Ecco qua. Adesso serviamo. E voilà, e 6. Perfetto. Faccio vedere da vicino, le ho fritte, sono belle croccanti, adesso le facciamo assaggiare con la sua salsa e un po' di verdura di contorno. Adesso Leonida ci fa l'assaggio. Sembra bello croccante. Te tu brucia, amore. Ti piace? Sai cos'è? No. No, non si capisce. È cotoletta di sedano rapa. È una verdura quella che c'è dentro. Ti piace? Buono? Ok, buon appetito.